Salve a tutti! E allora andiamo a controllare una testata del 112 Abarth con condotti sdoppiati, quindi tutti singolarmente separati. E soltanto che dovevo fare una prova di flussaggio per capire un po' l'andamento della testata, quindi mi è stata mandata così per andare ad avere una valutazione della testata stessa, soltanto che già a primo impatto visivo ho riscontrato dei problemi e quindi da una prima valutazione ho potuto constatare che la testata non c'è niente da fare. Almeno la buona notizia è che posso andare a valutare che almeno non faccio spendere dei soldi inutilmente, perché questo motore è stato comprato in un'occasione, quindi a volte quando uno compra delle cose di seconda mano deve fare attenzione a valutare bene se è un materiale che è funzionante oppure no. E quindi su questa testata purtroppo è stato commesso prima delle lavorazioni sbagliate. E poi andiamo ora a vedere un po' di cosa si tratta sulla testata perché è andata fuori uso. Mi serve soltanto a questo punto di andare a fare una prima valutazione a livello di flussaggio della testata del terzo e quarto cilindro, proprio perché visto che è montata a carburatore abbiamo due geometrie di condotti diversi, quindi anche il comportamento del flusso è diverso e quindi rispetto a un motore con i corpi farfallati dove i condotti sono un po' più gestibili come direzione, in questo caso andiamo a vedere le perdite che ci sono, così almeno in un secondo tempo più avanti possiamo fare dei confronti con altre testate. Come ripeto, qualcosa mi deve arrivare così che spero sia funzionante da poter fare dei confronti di valutazione. Però andiamo a vedere di cosa si tratta e mi dispiace per questa persona che purtroppo a volte vengono illusi da tanti di comprare qualcosa e quindi voleva provare un po' qualcosa di diverso dalla classica testata a monocarburatore, voglio dire, e quindi purtroppo dopo diversi tentativi che sono andati un po' con delle problematiche che avevano di messe a punto, che non andava bene questo motore, alla fine poi in questo caso è stato riscontrato questo problema. Andiamo a vedere di cosa si tratta e poi farò almeno vedere i due comportamenti di flussaggio, almeno sull'aspirazione di come si va a comportare. E allora andiamo a vedere un po' di cosa si tratta il problema sulla testata. Ripeto, a volte non tutti abbiamo come dire, la fortuna di poter prendere del materiale nuovo e si cerca sempre di poter risparmiare qualcosa con qualche occasione, però in questo caso non è andata a buon fine. E allora, se andiamo a valutare la testata in questo caso, prima che in questo cilindro, che è il terzo cilindro, abbiamo dei punti di detonazione, quindi poi quando la testata è andata a essere spianata, questo era assolutamente da andare a saldare per poter recuperare un po' la testata, anche se, ripeto, in certi casi già la testata è qui, come si vede, visto che va un po' a liberare spazio dove c'è la candela, vuol dire che la testata a livello di spessore già siamo abbastanza bassi, quindi è stata spianata un po' di volte per arrivare a questa altezza. L'unica, vedete qui anche nel primo cilindro addirittura andava a battere il pistone in questo caso. Qui c'è un segnale però non c'è gradino, qui sì, quindi andava a battere il pistone qualche volta. Difatti mi diceva che aveva avuto un problema ad una biella, però sono tanti piccoli errori che sono stati fatti sulla testata e già era arrivato un po' alla fine come utilizzo. Quindi una volta che ho avuto
l'occasione di poter aprire la testata qui e poter andare a dare una prima sbirciata. Da questa detonazione ho voluto capire perché si è arrivato a questo, una bruciatura della guarnizione, visto che qua già era spianata, non si poteva valutare. Ho voluto andare a vedere all'interno dall'altro lato la testata. Girando la testata, se andiamo a vedere all'interno, sul cilindro che va a fare il difetto, vedete qui già questa traccia di acqua, vediamo se di arrivare all'interno. Questa è una corrosione che abbiamo già nel condotto, proprio perché c'è un buco laterale sulla parete. Ne andiamo a vedere diciamo un altro e vediamo di poterlo fare vedere meglio. Se faccio un ingrandimento, vedete qui questo punto in questa direzione già c'è una leggera incavatura, cioè è già iniziato il buco a farsi strada alla corrosione, e qui è un'entrata di acqua dentro il condotto. Quindi questo anello che si va a creare a giro non è altro che la giuntura dove si va a creare un po' la saldatura dei tubi e dove va a ristagnare un po' il riciclo dell'acqua attorno qui nella parte interna, e va a creare queste problematiche a livello di testata. In qualche altro si vede addirittura più in dentro, quindi se andiamo a vedere qui, andiamo a vedere in questo punto un altro buco verso in fondo, vedete sulla parete del cilindro del condotto, scusate, vedete quel foro che c'è lì. Però ripeto, in alcuni punti sono proprio tracce d'acqua, vedete qui anche in questo cilindro, si va a notare di meno, però c'è, per questo dico che non andava più di andare a spendere soldi su questa testata. Almeno sono stato chiaro, nel senso di dire è inutile spendere qualcosa su questa testata, almeno uno se le mette da parte e provvede a fare un acquisto di una testata per bene, quindi o di una testata rifatta nuova oppure di una testata che sia di quelle di ultima generazione, di nuova fusione, che non abbiano di questi problemi. Però visto l'occasione che devo andare a flussare una testata del genere, intanto andrò a montare le classiche molle per poter andare a fare terzo e quarto cilindro come prova di flussaggio, proprio perché se andiamo a valutare il collettore, vedete che ha una geometria come andamento, questo è il terzo più dritto e questo leggermente più obliquo, quindi si allontana, il condotto è leggermente diverso e come anche portata sicuramente andrà a cambiare. Quindi lo voglio avere, almeno vado a perdere questo tempo per avere un confronto e avere un punto di riferimento poi per l'altra testata che andiamo a fare. Anche su questa testata voglio dire che vedete intanto qui sulla base del collettore, vedete qui queste piccole parti dove non andava a toccare anche la guarnizione, proprio perché dobbiamo valutare sempre di avere questa base piana. L'altra base che poi deve essere perfettamente, che vada a chiudere sulla testata, è quella del collettore qui. Vedete qui va a cambiare un po', se vedete il colore di questo silicone che si va a mettere, che poi qui veramente quando è tutto perfettamente spianato bene basta fare una leggera guarnizione sottile, proprio perché quando si va a schiacciare questa parte di silicone che si mette per le coppe o quelle più fluide che si va a utilizzare, però va a creare queste parti di materiale che si viene a densare tutto in una parte. Se questo fuoriesce dentro il condotto, come in questo caso, non fa altro che creare dei flussi turbolenti qui nel condotto e va a diminuire la portata dentro il cilindro. Poi con la benzina che passa, questo qua si va un po' a sciogliere, quindi va a creare può creare aspirazione d'aria in alcuni punti, specialmente se vedete qui
dalla colorazione del materiale. Vedete che in questo punto è più spesso perché è più denso, invece qua è leggermente più chiaro proprio perché in questo caso è stato nel serraggio è rimasto poco materiale, proprio perché questa parte, questa superficie va a sigillare meglio rispetto a questo. Però è da evitare questo, meglio fare una leggera guarnizione sottile e mettere con un materiale di quelli che si va un po' a sigillare i cambi, oppure con un leggero strato di ermetico perlomeno, non in questo caso così. E poi vedere sempre se qui le basi tra testata e collettore non abbiano deformazione a livello di piano di appoggio. Altra cosa che ho visto pure da valutare, che perché a volte si vanno a creare delle lavorazioni eccessive, come dico in alcuni punti. Vedete qui dove c'è il passaggio dell'asticina che va a comandare un po' l'apertura delle valvole. In questo caso non c'è nulla, qua in questo punto c'è una boccola fatta proprio perché, anche lo andiamo a vedere in alcuni altri punti, vedete qua c'era una boccola, qua anche, e più che altro sono vicini al condotto dello scarico, perché si è andata a lavorare troppo nella sezione del condotto di scarico e si è andata a bucare il condotto interno e quindi passava gas di scarico e entravano dentro il motore. Però ripeto, in alcuni punti anche qui all'uscita non c'è bisogno di lavorare troppo l'apertura dello scarico, perché non fa altro che andare a perdere. Quindi l'ho detto sempre io, sulle testate specialmente, non c'è tutto questo motivo di andare a fare queste lavorazioni. E allora cosa andiamo a fare adesso? Perlomeno, che da quello che ho visto io, almeno le valvole sono ancora da poter sfruttare. Andiamo a togliere le valvole, vedete che sono, diciamo, in buone condizioni. Faremo soltanto un montaggio delle molle per poter andare a fissare questa parte del cilindro, quindi il terzo e il quarto cilindro, così da avere le due geometrie dei condotti che sono leggermente diversi, e vedere di quanto va a perdere la prova di flussaggio tra un cilindro e l'altro. Quindi colgo soltanto questa occasione per poter andare a fare questa prova, nulla di più, ma poi la testata non c'è nulla da fare. E quindi dalla brutta notizia l'unica buona notizia è che è inutile andarci a spendere dei soldi in più. Almeno sono stato onesto per questo tipo di cose, altrimenti si potrebbe andare a fare la saldatura, si andava a fare la spinatura e poi purtroppo la testata non si poteva andare a montare. Quindi da questa sono stato bene o male onesto nel dire che non si ritiene opportuno andare a fare questo tipo di montaggio. E allora, finito di flussare la testata così per avere i riferimenti, però ho visto che non si comporta tanto male, anzi con il collettore va a migliorare leggermente, proprio perché abbiamo l'ingresso del condotto che è leggermente obliquo, cioè tagliato in sezione, quindi con il collettore un po' va a funzionare meglio. Quindi vediamo un po' i dati del riferimento, però voglio dire che farò un'ulteriore prova, nel senso che farò una pressatura della testata, visto che è stata ferma tanto tempo, cioè qualche anno se non di più. Possibilmente anche quei fori sì, ci sono nella saldatura, però possiamo valutare se effettivamente sono già arrivate all'acqua oppure no, o sono soltanto degli inizi, cioè delle piccolissime infiltrazioni che si sono avute leggermente prima, o qualcosa che è successo. Però prima di fare questo, un ultimo tentativo almeno per vedere se è recuperabile oppure no, al di là che ci sono tante lavorazioni dentro che sono state fatte male, quindi almeno andiamo a riprendere qualche cosa, qualche aggiustamento sulla camera, però visto che non si comporta male vediamo come poter fare. Quindi andiamo a vedere un po' i dati di lettura. E allora ecco qua i dati di lettura. Questa è la prova sull'aspirazione del terzo cilindro, e come vediamo, andando a sovrapporre un po' i dati del collettore, vedete che la curva l'abbiamo uguale nelle basse aperture, e poi qui
va addirittura a migliorare, quindi da 6 mm in poi va a migliorare proprio perché abbiamo quella sezione del condotto tagliata, quindi lo andiamo a ripristinare con il collettore. Se andiamo a fare il confronto intanto testata con terzo e quarto cilindro, bene o male con qualche leggera differenza qui dovuto proprio anche alla testata stessa, abbiamo delle piccole differenze. Però se poi andiamo a togliere tutto e confrontiamo la testata del terzo cilindro con tutto il collettore più quello del quarto cilindro, bene o male abbiamo la stessa curva di riempimento, quindi bene o male vanno a lavorare tutte e due sulla stessa geometria, al di là che poi quella ha una curvatura del collettore diversa. Un'ulteriore prova ci sarebbe da provare il carburatore, che non ho a disposizione di poter fare quelle prove. Però da questi dati di lettura andiamo lasciando l'ultimo del quarto cilindro, andiamo a fare pure la prova dello scarico, quindi andando a mettere la prova dello scarico vediamo che un po' nelle basse aperture lavora bene giustamente lo scarico, e poi abbiamo degli scompensi qui da 3 a 6 a 9 mm, ma poi si va un po' a livellare, bene o male va a lavorare anche abbastanza bene facendo un confronto con l'aspirazione. Al di là di questo, ora andiamo a vedere le differenze che voglio vedere qua. Ho messo io un confronto di lettura, questo dell'Abarth 112 con una testata PBS. Se andiamo un po' a vedere i dati di qualche lettura che ho fatto precedentemente sulla PBS, così vediamo che vedete la differenza di potenza che abbiamo da 6 mm e mezzo in poi, quindi da quasi 7 mm in poi abbiamo un netto miglioramento sulla PBS, proprio perché anche il collettore va a lavorare diversamente. E qui ancora non è quel solito collettore che io poi ho voluto fare per i corpi farfallati e mettere le iniezioni. Qui è ancora con il classico collettore a carburatore, quindi bene o male abbiamo lo stesso confronto di collettore, cioè tutte e due sono curvate poi per andare a montare i due doppi carburatori, quindi è un confronto bene o male alla pari merito di collettore e testata. E vedete che la differenza c'è, paragonando la potenza del 112 con questa testata, possiamo dire che con quella PBS possiamo avere dai 10 ai 15 cavalli in più a livello di potenza, facendo un confronto con questa testata, tutto qua, facendo sempre il confronto con il collettore e i carburatori. Quindi questo è un po' quello che vado a evidenziare in questo modo.